solo il re ma non ha sudditi. Questa è un'astrazione occidentale. In Oriente non c'è un impero senza un imperatore, non c'è un imperatore senza un impero, è ad modum unius che viene visto. E quindi, quando si parla dell'imperatore, è l'impero. Il soldato che viene da Ammazza è l'impero che viene da Ammazza, è l'imperatore che viene da Ammazza per mezzo di quel soggetto, è la stessa cosa. Non si possono fare separazioni. Proviamo un momentino a fermarci, vediamo se io riesco, mamma mia, a spiegare due robettine veloci. Proviamo ad andare alla linea 56. Non è, voi sapete, mia simpatia parlare di queste cose, però la verità ha un volto ed è giusto scoprirlo, per quanto sia poco simpatico. Io vi ho scritto qui 3 passi biblici che possono in qualche maniera darci una mano nel capire chi sia il demonio e come agisca. Allora, prima cosa, siamo alla linea 56, Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio. Seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4. Dunque il demonio c'è, che cos'è? È un essere angelico. Anzi, sono più esseri angelici. E non c'è redenzione per questo nostro collega creaturale. Matteo, capitolo 25, versetto 41, Gesù alla fine della parabola del giudizio dice: poi il re dirà a quelli alla sua sinistra: via lontano da me maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Avete sentito parlare in passato di un certo Giovanni Papini, il quale pensava che anche il demonio si sarebbe redento, prima o dopo, dice, anche lui avrebbe capito. Una idea del genere è già stata proposta alle origini della Chiesa da un grandissimo pensatore chiamato Origene, il quale aveva teorizzato l'apocatastasis, cioè dopo un tempo enorme sia i dannati sia il demonio, anche loro sarebbero stati redenti, perché per Origene era impossibile pensare che il sacrificio del Golgota, la morte di Cristo, potesse avere anche un solo dannato, quindi non avesse potuto essere così pieno da raggiungere tutti quanti gli uomini. Per Origene la morte di Cristo è salvezza totale per tutti, prima o poi. E quindi aveva teorizzato questa forma di redenzione. E la Chiesa lo ha condannato, però lo ha condannato per il modo con cui l'ha esposto. Per cui di per sé la Chiesa avrebbe lasciato aperto un discorso teologico fine su questo argomento. Comunque il testo parla in termini estremamente veloci, senza approfondimento, ma parla di fuoco eterno, dove l'aggettivo è indiscutibile, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. È una persona che nuoce moralmente. Prima Pietro dice: siate temperati, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resisteteli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi nel mondo subiscono le stesse sofferenze di voi. Come ci viene dipinto? Come un leone ruggente che cerca chi divorare. È un'immagine, però, che indica questa capacità che il demonio ha di sedurre al male, che se ne dica. Oggi, per essere moderni, si dice che il demonio non c'è, è solo un male, il male intelligente, no, il demonio fa il male, che è un'altra cosa, e poi si dice che non è vero che ci tenti, siamo noi che siamo fondamentalmente portati al male. No, esiste purtroppo anche questa realtà, che la nostra natura sia ferita, è vero, ma che ci sia una spinta al male è anche altrettanto vero. Altro dunque è la ferita di natura, altro è
avere qualcuno che ci spinge verso il male. Questo però non toglie che noi perdiamo la libertà. Nuoce anche fisicamente? Sì, nuoce fisicamente. Ha anche questo potere. In che maniera nuoce fisicamente? Abbiamo due modi, e finiamo subito. C'è la cosiddetta infestazione demoniaca, come fosse un parassita. C'è l'infestazione dei pidocchi, c'è l'infestazione demoniaca, stessa roba. E poi c'è la possessione diabolica. Dove sta la differenza? La differenza è questa, che la possessione diabolica ha qualche cosa di stabile. Non tocca mai la conoscenza e la libertà della persona. Chiaro? Ecco perché molte sedicenti possessioni diaboliche sono solo malattie mentali. Purtroppo. Per chi è malato. Non sono possessioni diaboliche, perché la possessione diabolica si impossessa del corpo e, diciamo così, delle emozioni molto, molto elementari dell'uomo, ma non tocca mai quello che noi chiamiamo l'intelligenza, consapevolezza, e non tocca mai la libertà. Mi sono spiegato? L'infestazione invece ha qualcosa di puramente episodico. Possesso o ossessione, qualcosa di continuativo, l'altro è solo episodico. Esiste. Ma io sono sempre di questo parere, ma non è mio, magari fosse mio. Se volete sporcarvi dovete tirar fuori le mani di tasca e metterle nel pantano, allora vi sporcate, ma fin quando le tenete in tasca le mani non si sporcano. Non avrete niente a che fare fin quando non vi interessate. Chiara l'idea? È sempre una stupidaggine, ma è così. Paolo infatti nella lettera ai Colossesi lo dice chiaramente. Tu vivi insieme con Cristo e il problema non si pone. Punto. Basta. Era giusto che vi dicessi queste cose anche per sfatare certi luoghi che una certa teologia apparentemente moderna di fatto vuota sta seminando a destra e a sinistra i concetti non corretti. D'altra parte, tenete presente che meno si tocca il pantano, meno ci si sporca. Questo è il principio. Benissimo. Proviamo ad andare avanti, siamo arrivati, abbiamo fatto solo pochi versetti, 6, adesso cerchiamo di andare possibilmente in forma più snella. Siamo al versetto 7. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Chi è Michele? Michele è il protettore del popolo di Dio. Micael, chi è come Dio? Risposta, nessuno. Lo troviamo, questo essere celeste, nel libro di Daniele, e lì viene in qualche maniera incoronato come l'eroe che Dio dona al suo popolo perché difenda il suo popolo. Tenete presente che accanto a Michele ce n'è un altro che ha la stessa funzione, che è Gabriele. Gibbor in ebraico è proprio l'eroe. Eroe, mio Dio è il mio eroe. Gabri, mio eroe, è Dio. Sono due esseri diversi, è un essere solo visto da due punti diversi? Non lo so. Esiste un terzo, e lo trovate nel libro di Tobia, che è Raffael, che è colui che guarisce, Dio guaritore. È lo stesso. È da 30 anni che studio queste robe qua, non le so. O le cose sono complicate, o io sono ignorante. Più possibile la seconda. Dunque c'è questo scontro dove il drago e i suoi angeli vengono praticamente sconfitti. Mi interessa il versetto 9. Il grande drago di cui si è parlato fino adesso, il serpente antico, Genesi capitolo 3,
qui c'è l'identificazione proprio totale, immediata, mentre nell'Antico Testamento no, perché si parla di questo essere strano, questo serpente, il più astuto di tutte le bestie, non viene identificato subito con Satana, ma solo nei libri sapienziali tardivi. Qui invece c'è l'immediata identificazione. C'è ancora di più. Colui che chiamiamo il diavolo è Satana e che seduce tutta la terra. In greco c'è la parola diabolos, in ebraico la parola Satan, sono perfettamente equivalenti. È il pubblico ministero, è quello che ti rompe l'anima. Sì, non che i pubblici ministeri rompino l'anima, ma insomma, sono quelli che, diciamo così, evidenziano tutto il male possibile che c'è in te davanti al giudice. Nel caso concreto, un Satan molto ben descritto lo trovate nei primi 2 capitoli del libro di Giobbe, dove questo Satan dice: Dio, guarda, Giobbe è tanto buono semplicemente perché tu lo aiuti, ma se tu gli togli via tutta la ricchezza che gli hai dato, la salute, gli amici, l'onore, dice: vedrai che questo Giobbe che ti è tanto fedele non ti sarà più fedele. Il Padre Eterno dice: prova. Dunque Satana è quello che mette alla prova i credenti. Non ha un compito molto simpatico. Qui dunque voi trovate sia la cultura greca sia la cultura ebraica messe insieme, perché trovate i 2 nomi che tra l'altro sono equivalenti. Giovanni li ha messi in elenco. Ma quello che è importante è che seduce tutta la terra. Sedurre, penso che sia un verbo ben conosciuto, è quello di spingere una persona a prendere delle decisioni, naturalmente mostrandogli un qualche cosa che poi non avrà consistenza. Questo è un pochettino il suo mestiere. Valeva la pena leggerlo proprio a conclusione e a chiusura del breve discorso che abbiamo fatto prima. Il canto che trovate subito dopo è il canto di chi si trova nella situazione di dire: bene, noi ci siamo opposti, noi abbiamo vinto questo essere, questo dragone che voleva attentare alla vita. Tenete presente che il discorso è sempre vita-morte. Che cosa sottolineare in questo breve canto? Io sottolineerei il versetto 11, che voi trovate alla linea 86. La traduzione italiana è: ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Questa è la traduzione italiana, che non è esatta. Non è esatta perché se voi andate in greco, alla linea 88, la quarta parolina è logos, al nominativo, che vuol dire parola, non testimonianza. Perché la testimonianza in greco si dice martiria. E l'italiano della CEI ha giocato sporco mettendo testimonianza del martirio, no? E parola della testimonianza di per sé. Il testo greco direbbe: kai diaton logon tes martiria sauton, per la parola della loro testimonianza. Poi noi carichiamo la parola martiria nel concetto di martirio, lo possiamo benissimo, anzi, qui è adeguato, però ricordiamoci che la parola greca martiria di per sé vorrebbe dire testimonianza. Non è detto se è una testimonianza data necessariamente con il sangue o la testimonianza, per esempio, dato con lo stile di vita. Non è detto. Mi sono spiegato? Quindi, come viene data, diciamo così, la vittoria? Il testo lo dice chiaramente:
hanno vinto, e Nike, vittorie, per mezzo di due cose. Per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della testimonianza loro. Capite che una dicitura del genere è tremendamente equivoca, perché sembrerebbe di dire per mezzo della morte di Cristo, sangue dell'agnello, e per mezzo del martirio, morte del cristiano. E va bene. Però il testo greco sopporta anche un'altra lettura, che noi traduciamo in forma breve in questa maniera, per mezzo dell'Eucaristia e per mezzo della parola. Dunque uno vince il male, non solo perché c'è stata una morte di Cristo e c'è stata una fedeltà totale del credente a Cristo fino a morire martire, una lettura corretta, ma oggi noi vinciamo questo male attraverso l'Eucaristia e l'ascolto, la messa in pratica della parola, perché la parola è per la testimonianza. E quindi si può benissimo dire la parola della testimonianza, tradurla con parola da testimoniare. Mi spiego? Quale di queste due letture è vera? Ecco, io personalmente non la porrei in antitesi. Se io dovessi scrivere un commento all'Apocalisse, in questo caso, non farei una scelta, perché non sono cose da porre in antitesi, ma sono realtà complementari. Cioè la genialità dello scrittore dell'Apocalisse è quello di dire più cose con pochissime parole. Questa è la genialità dell'uomo. Non è dire chissà che cosa circa un futuro che né lui né io conosciamo, ma è quello di esprimere valutazioni teologiche sul presente attraverso parole semplicissime che però hanno dei valori semantici plurimi. Questo è un modo per dirvi, primo, come già la traduzione sia un po' birichina e quindi devii dal valore del testo. E secondo, per dire, anche se noi ci avvicinassimo al testo originale, il testo originale stesso comporta questa ricchezza che non è riducibile nella traduzione ad una scelta soltanto. Bene, passiamo all'altro brano. Ora, quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma la donna non era in cielo. Sì o no? Adesso invece la ritroviamo sulla terra. Se vi ricordate, nella prima lezione noi abbiamo spiegato questo gioco. Non esiste niente sulla terra che non abbia il suo corrispondente lassù. È stato influenzato da Platone questo tipo di concetto? Può darsi di sì. Può darsi di sì. Infatti i concetti neoplatonici entrano in maniera violenta nel mondo semitico proprio nel primo secolo a.C., secondo primo secolo a.C., mentre un certo platonismo senz'altro era già entrato nel IV secolo con l'invasione macedone. Platone e Aristotele viene conosciuto lì, nel IV secolo. Platone come vecchio, Aristotele come recente, perché ricordiamoci che Aristotele era stato il pedagogo di Alessandro Magno. Strano che un uomo di pensiero così grande mi abbia prodotto un mascalzoncello come Alessandro, possente a livello di disegno politico, militare, però sotto il profilo della sapienza umana, insomma, discutibilissimo. Possiamo andare avanti, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila. Chi lo sa che cosa vuol dire? Niente, la cosa più semplice di questo mondo.
se voi prendete la Bibbia e andate al libro dell'Esodo, al capitolo 19, Dio dal Sinai, parlando con il popolo ebraico, dice così: voi avete visto come vi ho fatti uscire dall'Egitto con ali di aquile, o con ali di aquila, dipende dai manoscritti. E qual è il concetto? Le ali di aquila o le ali di aquile sono gli interventi di Dio miracolosi. In altre parole, voi avete visto come vi ho fatto uscire dall'Egitto attraverso i miracoli che ho compiuto a vostro favore. Questa di per sé sarebbe la traduzione concettuale del testo. Non si può farlo, si traducono le parole, poi chi capisce capisce, chi non capisce pazienza, capirà. Ora, la stessa espressione viene adoperata qui. Allora ritraduciamo: ma furono regalati dei miracoli perché questa donna potesse sopravvivere nel deserto. Questo è il concetto di fondo. Dunque si dice una cosa molto semplice: sì, è vero che il demonio perseguita, ma è sempre la grazia di Dio che ti tiene in piedi. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque. Questa è un'immagine tipica dell'Oriente. La tentazione, le difficoltà della vita, la sofferenza, le malattie vengono chiamati Leviathan. E il Leviathan sarebbero le grandi acque, cioè il Mediterraneo. Ricordatevi che gli ebrei sono caprai, non sono navigatori, sono gente del deserto, quindi davanti all'acqua è terrorizzata. Di fronte a questa distesa immensa non saranno mai un popolo di navigatori, gli ebrei. Ci sarà Salomone che nel golfo di Aqaba tenterà a Esion Geber di mettere in piedi una flotta. Morto Salomone, addio flotta. Quindi l'ebreo non è fatto per il mare, e il mare rappresenta dunque per lui una realtà mitologica che contiene in sé tutto il male possibile. Quando infatti nelle salmi si parla di difficoltà della vita, le sofferenze, la malattia, l'abbandono degli amici, i tradimenti, la vecchiaia, si parla delle grandi acque che mi sono venuti addosso. Che cosa sta facendo questo demonio? Vomita contro la donna queste grandi acque, cioè agisce contro quello che è la comunità dei credenti attraverso tutto il male che gli è concesso di poter fare. E penso che non occorra molto ragionamento, basta che guardiamo la nostra vita, quante difficoltà non volute da noi, qualcuna ce la siamo volute, quindi è giusto che ce le portiamo dietro. Ma quante volte ci capitano delle difficoltà anche a livello di relazioni non volute, dove ci accorgiamo che l'altra persona non è cattiva, eppure ha preso una certa posizione nei nostri confronti e non sappiamo il perché. Lì capite che c'è qualche cosa che ci sfugge. Giovanni ci dice: guarda, vedi, questo è successo nell'immagine mitica della donna e la Chiesa, nell'immagine mitica del drago che gli sputa dietro questo fiume immenso per travolgerla. E così è per quanto riguarda il rapporto che abbiamo noi con questo male intelligente e personale. La terra venne in soccorso alla donna, prende una voragine inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Questo è un gesto chiamato dall'orientale ali di aquila, cioè un miracolo. Dio interviene dunque per salvare. Allora il drago si infuriò contro la donna, se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza e quindi per questo noi portiamo queste conseguenze. Non c'è nessun problema. Si fermò sulla spiaggia del mare, cioè è andato a finire lì dove c'è la fonte di ogni sofferenza per l'uomo. Questa è la prima visione di questo
questi due grandi segni, il segno della donna e il segno del drago. Passiamo velocemente invece al resto.